Oggi siamo a Bolzano, in Alto Adige, e qui ci troviamo al parcheggio della funivia di San Genesio ed è proprio da qui che parte il nostro giro ad anello nella parte nord della città. Percorreremo i prati del Talvera, passeremo accanto ai castelli di Mareccio e Sant'Antonio. Successivamente ci incammineremo sulla passeggiata di Sant'Osvaldo fino ad arrivare alla frazione vitivinicola di Santa Maddalena. Da lì imboccheremo il sentiero del Castagno verso Castel Roncolo per poi fare ritorno al nostro punto di partenza. Iniziamo la nostra passeggiata lungo il Talvera, in tedesco Wassermauer. I fantastici prati del Talvera si estendono su ambedue le sponde del fiume, dal centro storico all'inizio della Val Sarentino, e rappresentano il maggior spazio ricreativo di Bolzano. Abbiamo appena attraversato il ponte sul Talvera, trovandoci così sulla riva sinistra del torrente. Adesso continuiamo in direzione di Castel Mareccio. Ed ecco alle mie spalle Castel Mareccio, antico e affascinante maniero medievale che si trova al centro di un vigneto di uve pregiate. Menzionato per la prima volta nel XIII secolo e rimase proprietà della famiglia di Mareccio fino alla metà del 400. Oggi il castello è un centro congressi gestito dall'azienda di soggiorno di Bolzano. Purtroppo oggi il castello non è visitabile. Abbiamo terminato la passeggiata lungo i prati del Talvera e qui ci troviamo davanti a Castel Sant'Antonio. Il castello fu costruito nel XIII secolo in una posizione tutt'altro che casuale. Si trova all'incrocio tra le vie per Bolzano, Val Sarentino e San Genesio e Gries, un posto di controllo veramente strategico. Oggi è residenza privata e non è accessibile al pubblico. In questo punto abbiamo imboccato la passeggiata Sant'Osvaldo, in tedesco Oswald Promenade. Adesso circa 2 ore di cammino ci separano dalla frazione vitivinicola di Santa Maddalena. Siete pronti? Perché adesso si va un po' in salita. Questa passeggiata, la passeggiata Sant'Osvaldo, fu progettata dall'architetto bolzanino Karl Ritter von Müller nei primi anni del Novecento, come naturale prolungamento delle passeggiate lungo il Talvera. Un percorso pensato per godere della collina a 2 passi dalla città e vi assicuro che ancora oggi mantiene il suo fascino. Guardate il panorama su Bolzano. Siamo arrivati al termine della passeggiata Sant'Osvaldo.
Siamo finalmente arrivati alla frazione di Santa Maddalena, una delle frazioni più suggestive nei dintorni di Bolzano. Questa collina soleggiata è il cuore storico della viticoltura bolzanina. Purtroppo la chiesetta di Santa Maddalena la domenica non è visitabile. Protagonista di questa piccola frazione è la chiesa di Santa Maddalena, documentata nel 1295. Da quanto abbiamo letto, l'interno della chiesa è completamente affrescato. Piccolo spuntino Santa Maddalena. Diamo inizio al tratto più ripido per collegarci col Sentiero del Castagno, segnavia numero 6. Questa salita si è proprio sentita tutta e arrivati a questo bivio abbandoniamo il segnavia 6 e ci mettiamo sul Sentiero del Castagno, il 2A. Si riprende il sentiero. Stiamo scendendo in direzione di Castel Roncolo, seguendo il Sentiero del Castagno, segnavia numero 2. Qui ci siamo fermati per guardare Bolzano dall'alto. Occhio a questo bivio. Ultima tappa del nostro giro, Castel Roncolo. Qui siamo all'interno di un cortile. Questo castello, situato su uno sperone roccioso all'inizio della Val Sarentino, domina l'intera città di Bolzano. La storia di questo castello risale al 1237, quando fu eretto dai signori di Vanga come fortezza di controllo delle vie commerciali. Il castello conserva il più grande ciclo di affreschi profani di epoca medievale in Europa. Dal 1893 il castello è di proprietà del comune di Bolzano ed è visitabile dal martedì alla domenica. Gli affreschi narrano poemi cavallereschi, raffigurano dame di corte e scene letterarie, illustrano la vita cortese e le battute di caccia. Da Castel Roncolo continuiamo a scendere per far ritorno al nostro punto di partenza. Siamo ritornati al punto di partenza e possiamo dire che il giro di oggi ha mostrato un lato di Bolzano che i soliti tour non mostrano. Prati, castagni, vigneti, chiese e castelli millenari, tutto in un unico percorso. Il dislivello e la lunghezza rendono questa escursione abbastanza impegnativa. Per chi è allenato non ci sono particolari difficoltà. Consigliamo di intraprendere questa escursione in primavera o in autunno, quando è un po' più fresco, così anche la salita sarà meno faticosa. Ci siamo veramente divertiti, l'itinerario ci è piaciuto e speriamo che anche voi vogliate percorrerlo. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!